Essere autentici, riscoprire la propria natura, ritrovare ciò che siamo, sotto gli strati di condizionamenti, aspettative e ruoli imposti, in un mondo che tende sempre più all'omologazione, è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo compiere. Il filosofo Spinoza diceva che il cammino più importante dell'uomo è quello che lo porta a riconoscere la propria natura, le sue attitudini, il suo stile, i suoi talenti. Solo conoscendo ciò che siamo possiamo vivere una vita piena, fatta di scelte coerenti, di emozioni vere, di felicità autentica. Ma conoscere se stessi non è solo un esercizio razionale, è soprattutto un incontro con le proprie emozioni. Imparare ad ascoltarle, a comprenderle, a non esserne schiavi. Perseguire ciò che ci rafforza, allontanarci da ciò che ci spegne. Anche Heidegger, 2 secoli dopo, parlava della necessità di trovare spazi di autenticità nelle nostre vite, luoghi interiori dove liberarci del così fan tutti, dai ruoli prefabbricati, dagli schemi sociali che ci vogliono tutti uguali, perché la verità è che l'autenticità fa paura a noi e agli altri. Nietzsche, con il suo concetto di oltreuomo, ci invitava a distruggere i vecchi valori, le vecchie credenze e a costruirne di nuovi, più radicati in ciò che siamo davvero. Accettare tutto ciò che è, anche il dolore, anche la solitudine, anche il vuoto. Ma qui arriva la parte più difficile. Più ancora che riconoscerla, l'autenticità va sostenuta. Perché essere autentici significa esporsi. E in un mondo costruito su finzioni, chi è autentico brucia e chi si avvicina spesso si scotta. Le persone si avvicinano per scaldarsi al tuo fuoco, ma quando sentono il calore troppo da vicino scappano, perché la tua autenticità è uno specchio. Non lasciando spazio a finzioni, costringi gli altri a guardarsi dentro e chi non è pronto a farlo fugge. Essere autentici significa non offrire appigli, non essere l'amante, il salvatore, il collaboratore perfetto, la musa, il seduttore. Significa restare semplicemente ciò che si è, senza maschere, senza ruoli. E allora, in quel vuoto di riferimenti, l'altro si trova solo di fronte a se stesso e non sempre lo regge. Per questo anche le persone più sensibili, se non hanno fatto i conti con le proprie ombre, possono allontanarsi, non per cattiveria, ma per paura. Perché chi ha attraversato il proprio dolore, chi ha pianto con le sue ombre e ha imparato a lasciarle andare, emana una luce troppo forte per chi ancora vive nel buio. Eppure è proprio in questa luce che accade la trasformazione. Nella solitudine consapevole, nel silenzio di chi non recita, nello sguardo limpido di chi è tornato a casa, dentro di sé. È un cammino che richiede coraggio, ma ciò che perdiamo in stabilità lo guadagniamo in profondità, in verità, in libertà. Quando coltiviamo uno spazio di presenza vigile, impariamo a riconoscere i pensieri che ci feriscono e da lì nasce qualcosa di nuovo, un'intuizione, un respiro, una forma pura di verità. Essere autentici non è un atto eroico, è un atto di amore verso se stessi e verso il mondo, anche quando il mondo non è pronto. Se queste parole hanno risuonato dentro di te, se hai sentito anche solo per un attimo uno spazio aprirsi, puoi sostenere questo cammino iscrivendoti al canale, lasciando un commento o semplicemente un segno del tuo passaggio. Ogni gesto consapevole è un filo che ci unisce in questo spazio di silenzio e verità. Grazie.